Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale Voce Strumento Interiore. Oggi parleremo di didattiche per cantanti. Quando ho cominciato a insegnare nel 2002 ho ricevuto in dotazione e ho cercato e ho trovato diversi tipi di didattiche, Allen, Nimac, poi man mano che si facevano i corsi arrivavano le didattiche Love, le didattiche Seth Riggs, arrivavano le didattiche TVS. Quello che ho notato è che la didattica ovviamente nasce per affrontare un ostacolo alla volta, quindi solitamente si parte dalle più semplici, la scala, lo staccato, il pulito, il volume, i jump di quinta, jump di ottava, intervalli, prima, terza, quinta, ottava e scendere, sirene, insomma c'è un po' di tutto. Di solito queste didattiche si fanno con le vocali, quindi la maggior parte degli insegnanti comincia a far vocalizzare con la A, con la E, con la I, con la O, con la U, eccetera. Il problema è che poi tutti i ragazzi, che arrivano magari anche a essere bravissimi con le didattiche, quando arriva la canzone notano che subentrano i problemi, perché nonostante quello che si pensa, la didattica allena la vocale, ma l'ostacolo spesso poi cantando è la consonante, specialmente se si canta in inglese. Abbiamo th, abbiamo suoni gutturali, you got it, una O che non è O ma è indietro, collocata nel palato molle, eccetera. Quindi dopo anni che si insegna, cosa succede? Succede che spesso si è spinti quasi per necessità, e infatti spesso capita nelle lezioni di registrare dei file audio dove si cerca di dare una didattica che intanto contenga tante cose e seconda cosa che contenga delle frasi. In alcuni casi alcuni metodi hanno già previsto delle frasi da cantare sopra la scala piuttosto che sopra la pentatonica, run, one, eccetera, eccetera. In altri casi l'insegnante dovrebbe, se è in grado chiaramente, di scrivere delle vere e proprie frasi metricamente fit, che si adattano alla didattica in inglese. Ora, quando si tratta ad esempio di una didattica con una scala alla quinta, chiaramente la difficoltà è sulla quinta perché si sta salendo. E allora bisognerebbe scrivere una frase che abbia una A. Faccio l'esempio della pentatonica. I can show the way to the people. In questo caso si allena la E, perché è la E che viene glissata e portata in alto. Bisogna creare un'altra frase che abbia la I, la A, la O e la U. Quindi il mio consiglio è essere un pochino come insegnanti capaci di scrivere delle frasi in inglese, se il ragazzo ovviamente si diploma e vuole cantare in inglese, che abbiano l'ostacolo a turno con una vocale diversa. Facciamo un esempio. Ascoltiamo questa didattica che è una pentatonica one. Ok, si sale. Abbiamo a che fare con una didattica che sale di un'ottava. Su accordo maggiore, ok. Va bene, si può fare con la vocale, ma quello che consiglio io, se il ragazzo ovviamente preferisce cantare in inglese, è scrivere delle frasi che possono adattarsi metricamente su queste note. Quindi, ad esempio, se vogliamo allenare sull'ottava la A, una frase che si potrebbe prestare è Please don't tell me why I can't do that, ok? E stiamo allenando perché abbiamo proprio il passaggio, l'ultimo intervallo che sale verso l'alto con una vocale A. Potremmo ad esempio usare una E. I can show the way to the people. Ok, una I. Come and let me see if it's able. Alla O. I don't wanna know why you're happy. Una U. Let me say that I do really love you. Ecco, se l'insegnante scrive delle frasi, vi fa allenare sulla didattica già con delle frasi composte, che cosa succede? Succede che certo l'acuto viene magari puntato su una vocale, ma intanto dipende da che cosa c'è prima di questa vocale. Parliamo per esempio della prima frase, che è Please don't tell me why I can do that. Ok, attenzione perché nella why c'è un momento ovviamente in cui l'italiano che usa la maschera in un certo modo e tende a usare l'orbicolare ad esempio, questo why, ok, tenderà a chiudere, a perdere magari il sorriso e fare una chiusura prima di allargare di nuovo il buccinatore e slanciare la nota in alto. Quindi in questo caso nella prima frase vedremo molti allievi che ad esempio quando è ora di dire
Y perdono momentaneamente su questa U il sorriso che invece bisogna tenere sempre. E allora è un ottimo esercizio perché sicuramente se l'allievo cade in questo punto bisogna fargli notare che è why, quindi cercare di tenere why did you do that, why did you do that, why, farlo all'americana, perché se facciamo why all'italiana e perdiamo il sorriso nascosto togliamo insomma la maschera. La stessa cosa possiamo farla con qualunque esercizio, se abbiamo una scala di quinta na 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 na, se abbiamo un jump ehi ehi, alleniamo la E, I got you babe, easy. Ok, quindi bisogna essere soltanto un pochino abili come insegnanti a escogitare delle frasi in inglese, perché quella didattica fatta con la vocale di per sé aiuta fino a un certo punto. Nella canzone l'ostacolo che noi incontriamo è proprio questo, è l'ostacolo lessicale, quindi che consonante c'è prima di quella vocale, perché se abbiamo per esempio una H, la laringe scende perché con un'aspirata come la H la laringe prima di alzarsi tenderà a scendere perché c'è una H, e quindi il lavoro che si fa poi sulla canzone va sempre osservato con molta attenzione, perché ripeto, come abbiamo appena detto, se abbiamo un'aspirata le corde tolgono l'adduzione per far passare l'aria, e nella lingua inglese la H è aspirata, cosa che invece in italiano abbiamo pochissime parole con la H, ecco, giusto hotel, e noi diciamo hotel, non diciamo hotel, come invece farebbe un americano. L'insegnante deve stare molto attento perché la didattica serve, ma brutto da dire, fino a un certo punto, a meno che ciò che la didattica ha insegnato non venga poi visto, inserito in un contesto di frase, parola che antecede la nota in registro acuto, e quindi bisogna fare molta attenzione più che altro alla consonante. Che consonante c'è prima? Per esperienza, e quello che faccio io tende a essere questo, le didattiche servono a livello fisiologico, quindi servono ad esempio ad allenare la laringe a salire, servono in registro acuto ad azionare magari belting, appoggio, eccetera, eccetera. Ma il vero e proprio lavoro si fa sulla canzone. Ci sono tanti metodi, anche nel metodo Love le didattiche non sono molte, nel metodo TVS anche non sono molte. Tante didattiche erano più presenti forse in passato, in metodi anteriori, perché si è capito appunto che il grosso del lavoro si fa sulla canzone. Io personalmente tendo a non usare tantissime didattiche, se non quelle proprio essenziali: nota tenuta, sostegno del fiato, legato, staccato, jump, sirene, intervalli particolari più che altro per sviluppare l'orecchio. Ecco, se uso le didattiche NIMAC, che sono didattiche jazz, vado ad affrontare degli intervalli non così comuni e che non si trovano così facilmente, l'intervallo di quarta, l'intervallo di sesta, e questo comunque serve per l'ascolto, per migliorare l'intonazione, ma poi il grosso del lavoro si fa sulla canzone. Siete andati a lezione di canto, avete qualche didattica di base, costruite delle frasi vere e proprie sotto. Se non siete bravi con l'inglese, fate la stessa cosa magari con la lingua italiana. Facciamo un esempio. Lo stesso esercizio di prima, la pentatonica, che aveva queste frasi in inglese, ovviamente 5 frasi diverse in modo da allenare ogni vocale, possono essere tranquillamente tradotte in italiano. Non saranno delle bellissime frasi, ma comunque funzionano allo stesso modo. Tu sei tutto quello che ho. In questo caso l'intervallo e la salita è il glissato verso la nota acuta, allena una E. La stessa cosa potremmo farla con io che non lo so cosa fai, dimmi che non sa che ore sono. Devi dirmi sì, io me ne andrò, quello che hai tu non ce l'ho. Sono frasi che non hanno molto senso, ma la cosa importante, perché è difficile trovare frasi di questo tipo in una canzone, la cosa importante è che vanno ad allenare quell'intervallo ogni volta con una vocale diversa. A casa, se avete delle didattiche, consiglio di oggi, montateci, come farebbe un melodista, montateci delle frasi in inglese, se amate cantare in inglese, o delle frasi in italiano. Mi raccomando che l'ostacolo rappresentato dalla nota in registro acuto venga sempre tradotto in 5 consonanti diverse. Grazie per essere stati anche oggi sul canale Voce Strumento Interiore e ci vediamo alla prossima volta. Grazie, buona giornata, ciao!